Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. Io sono Francesca e in questo video parleremo dei verbi di necessità. Esistono diversi verbi ed espressioni che esprimono necessità. In questo video, nello specifico, parleremo dell'espressione avere bisogno di, che significa to need. Nei video successivi impareremo anche gli altri verbi di necessità. Ho deciso di suddividere i verbi di necessità in diversi video, di modo tale da non creare confusione e da non creare un video troppo lungo. In questo video noi parleremo di avere bisogno di nel presente, nel passato prossimo, nell'imperfetto e nel futuro. Iniziamo con l'utilizzo di questa espressione nel presente. La cosa che dobbiamo fare quando utilizziamo questa espressione è semplicemente quella di coniugare il verbo avere, to have, nei differenti tempi verbali. In questo caso noi coniugheremo il verbo avere al presente indicativo. Io ho bisogno di, tu hai bisogno di, lui, lei ha bisogno di, noi abbiamo bisogno di, voi avete bisogno di, loro hanno bisogno di. Avere bisogno di è tradotto letteralmente in to have the need of, che ovviamente semplicemente significa to need. È molto importante la preposizione di perché è quella che serve per anticipare l'oggetto, la persona o l'azione di cui abbiamo bisogno. Facciamo una frase e cerchiamo di capire come utilizzare questa espressione al presente. Ho lavorato tutto il giorno, ho bisogno di riposare. Ho lavorato tutto il giorno, ho bisogno di riposare. I've worked all day long, I need to rest. Questa espressione serve per indicare il bisogno, la necessità di una persona, di un oggetto o semplicemente un bisogno fisico, in questo caso quello di riposare. Allo stesso modo possiamo dire ho bisogno di te. Ho bisogno di te. I need you. In questo caso abbiamo messo un pronome che indica la necessità o il bisogno di una persona. Coniughiamo adesso l'espressione avere bisogno di al passato prossimo. Io ho avuto bisogno di, tu hai avuto bisogno di, lui, lei ha avuto bisogno di, noi abbiamo avuto bisogno di, voi avete avuto bisogno di, loro hanno avuto bisogno di. Facciamo una frase insieme. Non ho avuto bisogno di comprare un telefono nuovo. Il mio funziona ancora. Non ho avuto bisogno di comprare un telefono nuovo. Il mio funziona ancora. I didn't need to buy a new phone. Mine still works. Adesso coniughiamo avere bisogno di in un altro tempo passato, ovvero l'imperfetto. Io avevo bisogno di, tu avevi bisogno di, lui, lei aveva bisogno di, noi avevamo bisogno di, voi avevate bisogno di, loro avevano bisogno di. Per esempio, avevo bisogno di aiuto. Avevo bisogno di aiuto. I needed help. Qual è però la differenza tra ho avuto bisogno di e avevo bisogno di? C'è bisogno di un video nello specifico per spiegare le differenze tra il passato prossimo e l'imperfetto. Cercherò comunque di spiegarlo in maniera breve per farvi capire la differenza tra il primo e il secondo caso. Se noi diciamo ho avuto bisogno di comprare un telefono, significa che io il telefono l'ho comprato. Questa azione è avvenuta. Al contrario, con la frase avevo bisogno di aiuto, non abbiamo la certezza che l'aiuto sia effettivamente arrivato. Stiamo descrivendo questa situazione nel passato, la situazione in cui noi avevamo bisogno di aiuto, ma non abbiamo la certezza di avere ricevuto l'aiuto. Ad ogni modo, le differenze tra passato prossimo ed imperfetto sono tante e sono differenti e sicuramente farò un video su questo, anche perché è uno degli argomenti più richiesti nella lingua italiana. Spero comunque che abbiate capito un po' la differenza che c'è tra le due frasi che abbiamo appena menzionato. Terminiamo adesso con il tempo futuro e coniughiamo avere bisogno di al futuro. Io avrò bisogno di, tu avrai bisogno di, lui, lei avrà bisogno di, noi avremo bisogno di, voi avrete bisogno di, loro avranno
bisogno di. Il prossimo anno Valeria andrà negli Stati Uniti. Avrà bisogno di un visto. Il prossimo anno Valeria andrà negli Stati Uniti. Avrà bisogno di un visto. Next year Valeria will go to the United States. She will need a visa. Semplicemente in questo caso abbiamo coniugato il verbo avere al futuro. È giusto menzionare anche il verbo bisognare. Il verbo bisognare è un verbo impersonale. Il verbo bisognare significa to be essential o to be necessary. È utilizzato prevalentemente alla terza persona singolare per dire appunto it is necessary or it is essential. Quando usiamo bisognare si sta dicendo probabilmente un dato di fatto, qualcosa che è comune per tutti. Per esempio, bisogna allenarsi per rimanere in forma. Bisogna allenarsi per rimanere in forma. It is necessary, it is essential to work out, to stay fit. In questo caso noi stiamo dicendo un dato di fatto, qualcosa di oggettivo che vale per tutti. In questo caso non stiamo indirizzando la frase ad una persona in particolare, è impersonale, è un dato di fatto ed è oggettivo. Direi che è tutto per quanto riguarda l'espressione avere bisogno di. Spero che sia stato utile per capire come utilizzarlo in italiano. Come vi dicevo all'inizio, ci sono diversi verbi di necessità che vedremo nei video successivi e ovviamente vi spiegherò le piccole differenze o le piccole sfaccettature che ci sono tra uno e l'altro. Ad ogni modo, se avete domande o dubbi o bisogno di chiarimenti, sono qui, potete farmi qualsiasi tipo di domanda e spero di potervi aiutare. Vi ringrazio molto per aver visto questo video, se vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. A presto!